Ciao amici e amiche del segno dell'Ariete, benvenuti, io sono Angela e questo è Exoteric World. È così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo settimanale dal 9 al 15 marzo. Prima di iniziare vi ricordo che questa è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona maggiormente, se volete potete integrarla col vostro ascendente per avere più informazioni. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati, i link per acquistarli e i link alle playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o l'avete già fatto. E adesso possiamo partire con la lettura, andiamo a capire come andrà la vostra settimana e lo faremo attraverso le energie principali, i segni zodiacali da attenzionare e poi vedremo l'ambito amore, il lavoro e le finanze. Come prima indicazione troviamo l'albero, vuol dire che si avvicina a un periodo, un momento di evoluzione e di crescita, qualcosa ha inizio proprio in questa settimana e i primi giorni sono fondamentali per stabilire alcune cose, almeno quelle più importanti. Infatti ci può essere miglioramento di salute a livello psicofisico, una nuova energia molto più attiva e costruttiva, qualcosa del passato che può essere ripreso, sistemato, quindi avere opportunità di analizzare perfettamente alcune cose e appunto, come ci dice l'albero, di far crescere, di far evolvere. Senza, cioè dico, senza fatica purtroppo non si fa nulla, effettivamente troviamo la scopa e la frusta che ci parlano di possibili conflitti. Nelle relazioni magari ci possono essere dei litigi, delle discussioni, questa ci chiede di fare ordine, pulizia, di raccogliere soddisfazione da un lato, soprattutto nelle questioni pratiche, dall'altro lato bisogna essere molto rapidi nel decidere. È vero che potrebbe esserci un impedimento, un ostacolo, però l'energia è ottima, è proprio quella giusta per trovare delle soluzioni. Bisogna bilanciare quando intervenire prontamente e quando meglio adottare qualche strategia o con la chiave cercare delle alternative, delle soluzioni comunque utili anche per nuove idee e per un nuovo inizio. Ricordo che questa ci aiuta a chiudere con alcune situazioni e ci aiuta anche a favorire un nuovo inizio. I segni zodiacali da attenzionare nella vostra settimana sono principalmente i segni di fuoco, Ariete, Leone e Sagittario, abbiamo anche un po' quelli di Aria, Gemelli, Bilancia e Acquario. E adesso vediamo l'ambito amore. L'ambito amore, principalmente coppia single, per chi non dovesse essere interessato, comunque alcune cose possono far riferimento anche alle relazioni più importanti di amicizia, di famiglia, quindi vediamo cosa vogliono dirvi. Troviamo il Giglio, è sempre positivo trovare il Giglio perché vuol dire che c'è serenità, c'è equilibrio o qualcosa effettivamente si va a sistemare. Parla di limpidezza, di buona intesa, o di un'intesa ritrovata, quindi costruire il rapporto, costruire qualcosa insieme nonostante qualche difficoltà, se ci sono proprio nel legame stesso, questo vi permette di recuperare, quindi in qualche modo attraverso diciamo delle dinamiche che come abbiamo visto sono abbastanza costruttive. Vedete proprio nelle vostre energie principali c'è quella voglia, quel desiderio di far funzionare le cose. In questa situazione riguarda le relazioni più importanti, però è ovvio che ci possono essere dei conflitti e degli ostacoli. La Peonia consiglia di osare, di fare qualcosa di diverso dal solito, o di ribellarsi effettivamente se c'è qualcosa che non va, soprattutto quando i sentimenti sono confusi. Quindi può essere una cosa che aiuta voi stessi, magari se siete nell'incertezza di ribellarvi a questa confusione,
oppure se c'è qualche conflitto, qualcosa che non va, magari è giunto il momento di essere intraprendenti e cercare di, capire che cosa fare. Perché alcune emozioni sono abbastanza veloci, abbastanza fugaci, anche alcune situazioni, cioè se lì pensate: "Vabbè adesso è successo questo, ci pensiamo la prossima volta", perché ahimè si tende a tergiversare, ad aspettare e ad accumulare tensione e poi così non fa bene. Alcune cose, come vi dicevo, possono risolversi prima di quello che pensate in realtà. L'importante è agire subito, prontamente, non far passare troppo tempo. Questo, come dicevo, vale nelle relazioni, coppia più importanti, famiglia e amicizie. Per i single, ci sono delle situazioni un po' particolari, dipende da quello che state vivendo, perché se state frequentando, conoscendo una persona o se c'è un interesse, queste possono indicare dei potenziali conflitti o delle situazioni che non sono positive. Può esserci mancanza di interesse, mancanza di possibilità o un'attrazione, una passione che può essere fugace, cioè va bene per un'avventura, per un gioco amoroso, però non si vede, prosecuzione al momento in quello che state vivendo. E adesso, passiamo alla parte quella più pratica del lavoro e delle finanze. Troviamo il sacerdote, può riferirsi a una persona importante per voi che vi segue, che vi sostiene, che vi aiuta nelle varie faccende, sia del lavoro stesso, sia magari se ci sono delle incombenze legali, burocratiche, o di altro genere, sempre a livello proprio pratico. Ci possono essere anche delle situazioni di collaborazione, di unione, di intenti, di idee e conversazione, è proprio la carta giusta proprio per trovare un'intesa, un accordo, avere un dialogo costruttivo, si possono ricevere e fare visite, colloqui, sia di lavoro o riunirsi per decidere cose importanti. Parla anche di nuove aspirazioni, scelte da fare, da compiere, quindi come abbiamo visto si possono chiudere delle porte per migliorare alcune cose che state vivendo, ma addirittura scelte importanti per nuove iniziative da intraprendere. In realtà questa può anche parlare di, offerte che possono provenire da parte di qualcuno. Ovviamente con la carta prigione, fa capire che magari c'è incertezza da parte vostra di accettare alcune cose, quindi meglio aspettare, riflettere attentamente. Poi questo, blocco in realtà può essere sia positivo sia negativo, dipende. Magari al momento alcune cose non ancora sono chiare, hanno bisogno di tempo di maturarsi, potete avere delle informazioni, però alcune cose non dipendono da voi e allora quindi bisogna, sottostare, un po' ad alcune regole o alcune situazioni che, sottolineo e ripeto, dipendono da altri, da situazioni esterne che andranno ad evolversi successivamente. Io consiglio, vedendo la carta della chiave, che alcune cose possono essere aperte come queste porte della prigione, come vediamo proprio in questa carta. Quindi se dipende dalla vostra volontà, magari ci si deve, organizzare diversamente, si deve chiedere alle persone giuste, bisogna muovere un po' le energie e questo vale soprattutto, secondo me, per chi è in cerca del lavoro. Magari se c'è un blocco, se alcune cose non stanno funzionando, magari ci sono dei colloqui, non ancora ottenete risposta, oppure, ci sono delle offerte che non sono tanto positive, diciamo, per voi, in qualche modo c'è bisogno di andare avanti o di utilizzare diversamente, le vostre capacità. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete, in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale e in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana. Ciao!